Ciao! In questo articolo ti voglio mostrare come creare una grafica animata con Pixteller, perché può sembrare molto più difficile di quanto non sia in realtà. Ho scelto di fare questo video perché l'articolo, per quanto sia abbastanza esaustivo, spero, quella parte in cui appunto spiego come creare le animazioni può risultare un po' noiosa da digerire e quindi perché un conto è vederlo in pratica e un conto è leggere, quindi ho scelto di fare questo video per agevolarti le cose. Partiamo quindi subito con la nostra animazione. Come vedi io sono nell'editor classico del sito, ho scelto questo cuore della libreria delle forme e voglio appunto animarlo, quindi per una cosa devo andare su Animate per andare appunto sul pannello delle animazioni. Ci troviamo quindi qui. Ora partiamo dal concetto che ho scritto anche nell'articolo. Che cos'è un'animazione? Cioè come si genera un'animazione? Si genera a partire da due istanze con delle proprietà differenti. Ora le istanze che cosa sono? Sono questi rettangoli grigi che vedi sulla timeline. Qui ce ne sono 4, ce ne sono 2 per il cuore e 2 per lo sfondo video background, che non è altro che questo quadrato bianco. Non le ho create io, le ha create il sito di default e sono delle istanze che praticamente in questo momento non mi generano nessuna animazione perché sono identiche. Se io infatti clicco play per vedere l'anteprima dell'animazione non succede niente perché appunto le istanze sono identiche. Io adesso vado a soffermarmi sulle istanze del cuore perché è appunto il cuore che voglio animare, quindi le istanze del cuore sono queste due, la prima e la seconda. La prima, eccola qui, e questa è la seconda. Come vedi non cambia niente perché appunto sono identiche. Ora mettiamo caso che io voglia cambiare colore a questo cuore. Cosa devo fare? Devo cambiare la proprietà dell'istanza. Quindi cosa faccio? Clicco sulla seconda istanza e cambio colore, quindi cambio proprietà. Per farlo vado su Shape Color e metto un colore diverso, quindi magari scelgo un arancione, do l'ok e a questo punto avrò l'istanza iniziale con il cuore azzurro e l'istanza finale con il cuore arancione, quindi appunto abbiamo due istanze con proprietà differenti. Se io infatti adesso clicco play, vedrò che il cuore si anima, nel senso che c'è questa animazione di colore, nell'arco di 2 secondi. Perché nell'arco di 2 secondi? Perché il cuore, cioè l'istanza con il cuore arancione, è posizionata sul frame corrispondente a 2 secondi, vedi, sulla timeline. Ora facciamo una cosa un po' più complicata, che in realtà non è niente di complicato perché è molto facile. Voglio animare questo cuore con un battito cardiaco. Come faccio? Allora, mi posiziono su un frame della timeline, scelgo io ovviamente, ho il totale controllo della situazione, scelgo di farlo a 1 secondo, quindi clicco su 1 secondo, sul frame corrispondente a 1 secondo. Ovviamente non basta però cliccare sul frame perché bisogna anche aggiungere l'istanza. Come si fa? È molto facile, basta andare su Add Instance. Quindi istanza creata, ovviamente l'istanza è creata, però devo modificarne le proprietà per appunto generare la mia animazione. La mia animazione sarà appunto il battito cardiaco, quindi cosa faccio? Rimpicciolisco il cuore, e come vedi Pixteller fa mantenere le proporzioni dell'oggetto, e questa è una cosa fantastica. Lo centro con le opzioni dell'editor, in modo che sia perfettamente centrato all'interno del progetto, e quindi cosa ho fatto in questo modo? Avrò il cuore che parte di certe dimensioni, di determinate dimensioni, azzurro, poi a 1 secondo si rimpicciolisce, creando appunto l'animazione del battito cardiaco, a 2 secondi torna delle sue dimensioni effettive e cambia colore. Vediamo insieme l'animazione. Eccola qui. Molto facile come puoi vedere. In realtà vedo che l'animazione è un po' lenta, quindi questo non è un problema, perché io posso tranquillamente spostare le istanze a piacimento sulla timeline, quindi renderla più rapida. Come faccio? Allora, sposto l'animazione del battito cardiaco da 1 secondo a 0,5, cioè 0,5, quindi mezzo secondo, con un semplice drag and drop, quindi clicco e trascino l'istanza. Faccio la stessa cosa per l'istanza a 2 secondi, cioè il cuore che torna dalle sue dimensioni effettive e cambia colore, e la metto a 1 secondo, in modo che sia più corta l'animazione, più rapida, insomma, più veloce. Sposto anche l'istanza dello sfondo bianco, perché altrimenti verrebbe fuori qualcosa che non voglio. Poi ti faccio vedere. La sposto e rendo appunto tutto omogeneo e la porto anche lei a 1 secondo. Quindi in questo modo avrò un'animazione più veloce, come puoi vedere. Ti faccio vedere cosa sarebbe successo se l'istanza dello sfondo bianco fosse stata mantenuta a 2 secondi. Quindi la sposto un attimo per farti vedere. Cosa succede?
Niente di che, praticamente, semplicemente l'animazione dura di più, ecco, prima che il cuore torni ci vuole più tempo perché appunto il bianco dello sfondo si estende fino a 2 secondi e quindi l'animazione ovviamente dura di più. Quindi, in sostanza, adesso lo rimetto come era prima, questo era tutto quello che volevo farti vedere, come creare un'animazione con Pixteller. Hai potuto vedere che è molto molto facile, oltre che divertente, io lo trovo estremamente divertente. Pixteller è un editor che io quando l'ho conosciuto non l'ho più mollato perché veramente lo trovo veramente fatto bene. E se io infatti vado su My Designs ti faccio vedere che non dico bugie perché lo uso veramente spesso ed è una specie di salvavita. Perché quando hai bisogno di qualcosa di rapido e hai tutto a portata di mano, poi c'è questo splendido editor delle animazioni, appunto delle grafiche animate. Quindi, come puoi vedere, qui ci sono le immagini del mio negozio, cioè le immagini pubblicitarie del mio negozio, le ho create appunto con Pixteller. Questa è l'animazione che hai trovato nel mio articolo, dove ho parlato appunto dell'editor. E come puoi vedere lo uso spesso, in particolare quando si tratta di grafiche social. Infatti Pinterest io lo uso spesso per creare i pin, quindi i post di Pinterest, e mi è davvero molto utile. Come puoi vedere lo uso parecchio. La cosa bella di questo editor è che praticamente non hai bisogno di avere conoscenze di software di grafica, cioè di motion graphics, come potrebbe essere un After Effects. Io non conosco questi programmi, sono totalmente a digiuno, sono veramente una capra e ti faccio vedere questa animazione che ho creato per il mio articolo sull'effetto glitch e appunto l'ho creata interamente con Pixteller senza avere alcuna conoscenza di programmi professionali di motion graphics. Quindi chiunque può riuscirci con un minimo di appunto apprendimento iniziale che veramente è facilissimo e quindi insomma ti permette di creare delle grafiche animate veramente veramente belle e il bello è che hai il controllo totale della situazione perché ci sono altri editor online in giro che sì, permettono di animare le grafiche, però ci sono delle animazioni preimpostate, quindi tu hai un controllo minimo, non puoi andare a fondo. Qui invece su Pixteller hai praticamente la libertà assoluta, diciamo, hai la possibilità di dare libero sfogo alla tua creatività e puoi avere appunto un controllo totale della situazione. Questa è l'altra grafica animata che ho creato sempre con Pixteller, la trovi sul mio sito nella sidebar. È stato anche qui molto divertente e molto facile, questa è la cosa ovviamente più bella se vogliamo. Quindi ti consiglio di provarlo, che posso dirti, ti auguro un buon divertimento e spero che questo video ti sia stato utile per capire meglio come si crea un'animazione, cosa che hai potuto vedere è molto molto facile e, ripeto, divertente, veramente ai massimi livelli, almeno per quanto mi riguarda. Se hai dubbi, domande, non esitare a scrivermi nei commenti e niente, ciao e alla prossima!